Se stai cercando una versione femminile di Lauren Hardy o Stanlio e Olio, sei fortunato. La chiave è guardare indietro al periodo di massimo splendore, proprio nel periodo in cui c'era Stanlio e Olio. Era l'era del suono silenzioso e ha caratterizzato alcuni duetti comici femminili brillanti, turbolenti e decisamente esilaranti. Possiamo cercare in Europa, sì, perché c'erano duetti femminili che funzionavano sullo schermo, specialmente in Europa. Allora, sei pronto o sei pronta al gioco? Tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Daddy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale tratto della comicità, dei suoi personaggi, delle mie esperienze e anche dei nostri spettacoli. Oggi ti voglio parlare dei duetti comici femminili che sono stati esilaranti, che funzionavano nell'epoca silenziosa dei film muti. Cominciamo nel Regno Unito, prima della guerra, con le Tilly Girls, interpretate da Alma Taylor e Chrissy White. Favolose! Sia Taylor che White hanno continuato ad avere carriere illustri nel cinema muto britannico e hanno interpretato ruoli da protagonista anche drammatici. Ma insieme, come le Tilly Girls, hanno recitato come coppia di studentesse ribelli e il caos era assicurato. La serie è iniziata con un film intitolato Tilly The Tomboy Plays Trump, interpretato dalla ballerina Unity Moore. Quando non è stata disponibile per altre riprese, Hepworth ha scelto White e Taylor, nelle sue parole altre due bambine. Ciò che rende speciale questi film è quanto siano selvagge le ragazze. Davvero! È molto diverso dalla nostra idea di comportamento signorile inglese. In Tilly's Party le ragazze vengono bandite da una festa, ma istigano una loro frenetica festa, invitando due marinai a unirsi a loro. Nel secondo film, di cui è rimasto purtroppo solo un frammento, rubano un camion dei pompieri per portarlo in giro. Cecil Hepworth era dell'idea che il grande scopo di queste ragazze Tilly nei loro quadri era di dipingere la città in modo gioiosamente disarmante. E il modo come lo hanno fatto è il grande fascino di queste deliziose commedie. Una malizia bambinesca. All'epoca, nell'Europa continentale, si poteva trovare una commedia femminile più sfrenata. Ad esempio, la comica francese Sarah Duhamel era un ex star del teatro e tra il 1911 e il 1916 con il regista Romeo Bosetti interpretò i suoi personaggi di Rosalie e Petronille per una risata garantita. Guardali in coppia Rosalie e Leontine Vont au Théâtre del 1911. Vorrei vedere le tue espressioni. In America troverai le Frontier Twins, Dot Farley e Victoria Ford, sorelle turbolenti che corrono fuori, a ovest. Poi c'erano i Fox Kiddie Jane e Catherine Lee. E nelle parole dello storico Steve Massa, queste non erano bambole dolci o allegre, ma piccoli inferni scontrosi e sfacciati. Negli anni 20 le sorelle Duncan, Vivienne e Rosetta hanno avuto un successo con Topsy and Diva del 1927. A
Hollywood però due grandi comiche, Mary Dressler e Polly Moran, si sono scatenati in 8 film tra muti e sonori. All'interno degli studi di Al Roche all'MGM, sede di Laurel e Hardy, troviamo alcuni contendenti particolarmente forti. Se non hai mai visto A Pair of Tights, ti stai perdendo un classico della commedia slapstick. Questo film, nel 1928, è un vero capolavoro comico. L'ultima collaborazione di Anita Garvin e Mary Byron. La Garvin era apparsa in molti film slapstick insieme a Laurel e Hardy, a Charlie Cheese. La Byron la potresti ricordare come la protagonista di Buster Keaton in alcuni dei suoi film. Al Roche ha collaborato con i 125 cm di Byron e con i 182 di Garvin, in un tentativo di creare un equivalente femminile di Laurel e Hardy. Sebbene l'esperimento non sia durato a lungo, ci ha lasciato con questo film brillante, in cui un semplice scenario, l'acquisto di un gelato, viene trasformato in una miriade di variazioni ed escalation, una più esilarante dell'altra. La partnership Byron-Garvin è stata un successo, ma hanno realizzato solo 3 film insieme. E l'era del suono, a Roche ha messo insieme un nuovo duo comico femminile, la fragile e nervosa Zazu Pitts e la bionda esuberante Thelma Todd. Lavorarono alla grande insieme. Sia Todd che Pitts erano ex star silenziose. Per Todd, tuttavia, la sua carriera ha preso vita nei talkie, quando è fiorita come comica, apparendo con star come i fratelli Marx, Buster Keaton e Laurel e Hardy. Pitts e Todd hanno realizzato 17 cortometraggi insieme e quando la Pitts se n'è andata è stata sostituita da Patsy Kelly per altri 21 cortometraggi. Poi Pat Carlton fu chiamata a sostituire la Todd dopo purtroppo la sua morte prematura nel 1935. Nel 1941 Pitts e Kelly apparvero insieme nel film Broadway Limited. Come ti ho detto prima, Todd è morta giovane, a soli 29 anni. È stata trovata nella sua auto, essendo morta per avvelenamento da monossido di carbonio. C'erano speculazioni sul suicidio, ma persino si è pensato all'omicidio. Aveva avuto una vita complicata e prima o poi vorrei fare un video dedicato alla sua storia. Nessuno di questi duo ha goduto del successo globale o della longevità della carriera che hanno fatto Laurel e Hardy. Ma bisogna dire che loro due erano speciali. E se vuoi scoprire di più su questo grande duo di Stanlio e Ollio, ho dedicato un video a loro. Penso che in un periodo del genere, dove le donne erano piuttosto bistrattate, queste comiche siano state delle vere pioniere e sicuramente molte di loro avrebbero meritato molto di più dalla loro carriera. Io mi risiedo, accendo il DVD e ricomincio a riguardarle, perché hanno delle idee comiche di altissimo livello. E magari imparo qualcosa. Ma ora devo proprio andare. Ciao!